Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere uno dei moduli migliori secondo me in circolazione per quanto riguarda questo gioco, ma anche comunque nel calcio reale, perché è un modulo molto utilizzato da tantissime squadre, che porta a divertirsi, a poter attaccare in tanti uomini, ma anche allo stesso tempo a difendersi in tanti. Andiamo subito ragazzi a vedere di che modulo stiamo parlando. È il famoso 4-2-3-1, ma con una modifica. Per i più attenti ragazzi, questo modulo era già presente in un video che ho rilasciato sempre questa settimana, nella quale spiegavo appunto come impostare nel miglior modo la difesa, e oggi ragazzi finalmente entreremo nel vivo appunto di questo modulo. La difesa appunto è modificata, messa così secondo me, come già spiegato, è molto più funzionale che messa in maniera orizzontale. Ho provato entrambe ovviamente, ma vi posso garantire che in questa maniera è molto più funzionale. Attenzione ragazzi, perché secondo me qui in questo modulo ci sono degli stili di gioco da tenere per forza, diciamo quelli così come sono, perché quelli che ho messo io, perché appunto ho provato diverse soluzioni, ma secondo me la miglior soluzione proprio per avere una squadra sia offensiva che difensiva, e soprattutto che ci faccia divertire giocando, è proprio questa. Questo modulo va bene anche con altri stili di gioco? Rispondo subito, e la risposta ovviamente è affermativa ragazzi, va bene con tutti gli stili. Io cerco sempre di proporvi qualcosa che sia un po' generica, un po' per tutti, perché ovviamente capisco che qualcuno di noi giocherà col contropiede, qualcuno col contrattacco, qualcun altro col possesso palle e via dicendo, quindi sono comunque dei moduli ragazzi abbastanza universali che vanno bene un po' con tutto. Il portiere, diciamo, vado un pochino più veloce, lo tralascio perché io ho lui, chiaramente uno dei più forti, ma mettete in porta un po' chi volete voi. La difesa ragazzi invece importantissima metterla così, con queste stesse carte, se volete provarla e divertirvi. Terzino difensivo, incontrista, scusatemi, e sviluppo. Ok ragazzi, quindi terzino difensivo, incontrista e sviluppo. Perché? Perché ragazzi, messi in questa maniera abbiamo sia chi uscirà, quindi il nostro incontrista, e sia chi chiaramente invece ci rimarrà indietro a fare un po' di copertura. Apro e chiudo una grande e piccola parentesi. Ragazzi, il difensore tipo è come lui, nel senso, ovviamente non tutti abbiamo lui, o comunque non tutti abbiamo leggende, di conseguenza però vi dico, velocità ragazzi prima cosa. Quando andiamo a maxare i giocatori, mi raccomando, teniamo sempre presente la velocità, perché attualmente il gameplay è diventato molto più veloce, gli attaccanti sono dei fulmini veramente a ciel sereno, quindi sembrano dei difensori che sono magari forti sì fisicamente, ma che poi corrono poco ragazzi. Secondo me partiamo veramente con un grande handicap allacciato a noi, perché ovviamente in uno scatto potremmo essere bruciati, se non uno anche 2 o 3 giocatori. Quindi ovviamente ragazzi vi dico velocità, e poi ovviamente anche difesa, tecnica, colpo di testa, contatto fisico, quindi tutti i vari parametri da difensore, no? La difesa, la tecnica forse per tutti questi che ho nominato è quella che possiamo tralasciare un pochino di più. Parametri per essenziale, ripeto, la velocità, la difesa, il contatto fisico, colpo di testa, quindi questi sono essenziali. E infatti tutti i miei giocatori, come potete vedere, hanno un po' tutte queste caratteristiche. Lui è un pochino meno forte tecnicamente, ma come già detto è sorvolabile. L'importante è che sia molto forte fisicamente, abbia una grande velocità, un buon comportamento difensivo. Ricordiamoci ragazzi, anche per la velocità, parametro essenziale sopra gli 87-88. A meno ragazzi non prendeteli nemmeno in considerazione. Io quando a volte vinco nei post settimanali qualche giocatore, qualche difensore che ha per dire 80-82 di velocità, ragazzi, finisce in automatico in tribuna, se non anche svincolato, perché tanto non giocherebbe mai e poi mai, almeno al momento. Beckenbauer un po' segue la stessa riga, diciamo, degli altri due difensori. Lui ovviamente è un pochino più forte tecnicamente, ed è anche per quello che io lo metto laterale con questa squadra, in modo tale proprio da poter eventualmente fornire dei bei passaggi, no? al trequartista che abbiamo sopra di lui. E ragazzi, un giocatore ovviamente completo,
ma soprattutto vi consiglio tutta questa accoppiata: sviluppo, terzino difensivo e incontrista. Il terzino difensivo, per chi non lo sapesse, da difensore centrale, se lo potesse fare appunto perché deve averlo evidenziato nel campo, si muoverà un po' simile sviluppo, per farci capire. Poi a destra, ragazzi, io ci metto un terzino offensivo. Secondo me è importante mettere almeno uno dei due terzini, che in realtà ne ho solo uno, ma qualora voi giocaste appunto con la difesa classica con 2 difensori e 2 terzini, vi consiglio uno difensivo e uno, ragazzi, offensivo. Perché? Perché comunque, ragazzi, dobbiamo avere sempre la possibilità, no, di avere un uomo in più che salga da dietro, dalle retrovie, e ci dia una mano, quindi ci dia un supporto anche per quanto riguarda i cross. Poi vabbè, sto Cafu è fortissimo, ovviamente micidiale, tecnicamente, velocità, difesa, ha tutto. Poi, ragazzi, in mediana io ci metto questi 2 giocatori, che sono 2 signor giocatori ovviamente. Ci metto questo Vieira incontrista, ok, quindi con parametri così come li vedete, ve li faccio vedere, quindi tecnica, difesa ovviamente e velocità, accelerazione. Lui qualche volta segna anche. Vieira, no? Ci ricordiamo un po' com'era. Cerchiamo di, se ce l'abbiamo, di maxarlo in questa maniera, o comunque giocatori simili a lui, farli sempre, ricordiamoci, ragazzi, come quando giocavano loro, oppure se sono giocatori attuali, quando giocano appunto loro. Quindi se sono più veloci, più tecnici, un po' meno magari bravi tecnicamente, teniamo sempre in considerazione, ragazzi, queste sfaccettature, perché poi altrimenti quando andiamo a buildare una carta andiamo a fare una carta altrimenti che non ha senso, perché andiamo a dare velocità a un giocatore ovviamente che non era veloce, ci perdiamo tanti punti che magari avremmo potuto dare invece sulla tecnica o su altre cose, e quindi ci esce una carta poi sbilanciata che diventa poco divertente e poco efficace. Al suo fianco, ragazzi, ci metto un tra le linee, Xabi Alonso. Abbino appunto la tecnica alla qualità barra quantità, perché questo Xabi Alonso è sia quantità che qualità. Non è ovviamente velocissimo, ok, ma può sopperire al fatto della sua velocità appunto il fatto che è molto bravo tecnicamente. E poi comunque vicino a lui invece ho questo Vieira che è particolarmente veloce, comunque 90 di velocità, ragazzi, in mezzo al campo si fanno sentire. Quindi accoppiata che ho messo incontrista e tra le linee. Va bene, ragazzi, anche un collante, ok, o onnipresente, però secondo me un tra le linee almeno ci vuole, ragazzi, perché fa veramente dei bei movimenti, va delle volte a sovrapporsi quasi a De Paul quando siamo in possesso, quindi ci crea superiorità. Quando siamo in fase di non possesso, quindi stiamo andando magari a difenderci o che siamo nella nostra tre quarti, comunque lui è sempre lì piazzato, molto molto interessante. Poi ovviamente, ragazzi, andremo a vedere anche le istruzioni, perché anche quelle fanno la differenza. Poi qui, ragazzi, nella tre quarti è essenziale mettere questi stili di giocatori. Io, ragazzi, qui adesso sto testando Wesley Sneijder, che è un regista creativo, però attenzione, vabbè, questa carta ok è stratosferica, ma comunque ci sono tanti registi creativi interessanti in giro per il gioco, non c'è bisogno di avere per forza lui. Ovviamente io ho avuto la fortuna l'anno scorso di poterlo vincere con i contratti mirati che erano usciti un po' di tempo fa, e quindi l'ho presi. Però altrimenti, ragazzi, io il consiglio che vi do: o mettete un altro regista creativo comunque con spiccate doti offensive, o altrimenti, ragazzi, mettiamo come gli altri due giocatori chiave. Questo De Paul ovviamente è micidiale. Io, come vi dico in ogni video, almeno per i più affezionati, per chi mi segue da più tempo, sanno benissimo cosa penso di questo De Paul, una carta veramente veramente stratosferica. E qui lo stesso, ragazzi, un altro, scusatemi, qui in questo caso avrei un'ala prolifica, però, ragazzi, questi sono tutti tentativi, ripeto. La mia formazione che titolare, diciamo, prevede 3 trequartisti giocatori chiave, proprio perché, ragazzi, voglio che diano proprio manforte a poi Kylian Mbappé. Questa state vedendo adesso, diciamo che è una prova che stavo provando a fare, appunto, che stavo valutando. Devo dire comunque funziona bene anche l'ala prolifica, devo essere sincero. Come trequartista questo Douglas Costa è molto molto forte, molto rapido,
si muove bene, andrebbe bene anche un Neymar o un Digno, visto che magari soprattutto Neymar sono carte che abbiamo più facilmente rispetto a Douglas Costa, però comunque ragazzi, io il consiglio che vi do adesso, guardando le carte così, facendo finta che siano 3 stili di gioco uguali, mettere giocatore chiave e giocatore chiave, proprio in modo tale da avere, come già detto, supporto poi all'unica punta che abbiamo fondamentalmente, che è l'opportunista Mbappé. Questa carta è micidiale, adesso questi giorni sarà forma D, ma comunque ragazzi è veramente veramente forte, segna dappertutto, bravo tecnicamente, fa bei passaggi, la prende di testa, ragazzi, un giocatore completo, nonostante di testa abbia 61, mi ha fatto ragazzi diversi gol di testa, quindi però è comunque un giocatore ragazzi veramente veramente stratosferico e incredibile. Quindi mi raccomando ragazzi, soprattutto qui nella tre quarti mettete i giocatori chiave, questi soprattutto sono i ruoli, questi 3 decisivi, perché io le ho provate tutte, credetemi, ho provato il tra le linee, ho provato il regista creativo, 3 registi creativi, uno solo, però c'è sempre qualcosa ragazzi che non mi quadra, che non mi piace. In questa maniera invece, mettendo i giocatori chiave ragazzi, vi posso garantire che si creano molte triangolazioni, tanto che infatti io mi porto questo Nico Paz, che è un giocatore chiave, e mi porto anche Eze, che è lo stesso un altro giocatore chiave, ma soprattutto, dove ce l'ho, eccolo qui, Matthaus, lo stesso un altro giocatore chiave. Come potete notare, stavo testando appunto diversi giocatori, però sono tutti giocatori chiave, proprio perché come vi ho già detto, secondo me è il miglior stile possibile da mettere. La difesa poi, tra l'altro, un'altra piccola cosa, messa così, il nostro amico Van de Ven, che quando non sarà in possesso di palla appunto uscirà per cercare di andarla a riconquistare, ci dà una mano e diventa una sorta di terzo mediano, quindi non è messa così a caso la difesa, ma è importante, come già detto prima, rispettare secondo me le carte che vi ho appena detto, gli stili di gioco. Prima di andare avanti ragazzi, però, di parlarvi appunto delle istruzioni individuali, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, che sono 2 piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Dal link che trovate qui sotto potete passarci appunto, è completamente gratuito, è soltanto diciamo il link d'accesso per Amazon o Gamivo, e in questa maniera ovviamente supporterete il mio canale e io ne sarei veramente grato. Sono aperti per chi volesse inoltre anche gli abbonamenti, quindi gli abbonamenti ragazzi al canale invece hanno un prezzo irrisorio di 1 euro / 2 euro, però se non altro ragazzi sblocchereste diversi contenuti in esclusiva dedicati solo per gli abbonati, oltre che la possibilità di avere delle video lezioni personalizzate o di giocare comunque anche direttamente contro di me, in modo tale da capire magari meglio alcune dinamiche, alcune cose. Andiamo subito ragazzi a vedere le istruzioni, come promesso sono molto semplici. Ho il difensivo su Vieira, il difensivo su il nostro amico Xabi Alonso e il contropiede sulla punta ragazzi, perché voglio appunto che lui stia lì, già col fatto comunque che abbiamo molta concentrazione nella zona centrale del campo, come potete notare, voglio appunto che lui stia su. Questo modulo va bene anche con le vie laterali, come dicevo prima, basta allargare semplicemente i 2 trequartisti laterali, quindi in questo caso Sneijder e Douglas Costa, li facciamo diventare CLD e CLS, e ovviamente se mettiamo le vie laterali può essere un'arma veramente incisiva. Io l'ho provata anche così, però preferisco i 2 trequartisti, perché comunque si tende col contropiede ad allargare molto, cioè i 2 esterni diventano proprio 2 esterni molto larghi e mi manca poi un po' il fraseggio, nel senso che poi mi diventa più difficile palleggiare. Così invece ho notato che riesco a palleggiare di più e soprattutto ragazzi creo molto più facilmente triangolazioni strette che mi mandano in porta, con la rapidità appunto soprattutto di Douglas Costa, di Mbappé e anche comunque di Sneijder, che non sarà sì un velocista, ma comunque grazie alla sua tecnica sa smarcarsi, sa fare bei passaggi e quindi mandare in porta i compagni. Ragazzi, mi raccomando, testate questo modulo questo fine settimana o comunque quando preferite voi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Tarà, ciao!